Ciao amici di Fungomagia, un saluto a Macinator. Bene, oggi siamo in una nuova battuta fungina, siamo al 27 di novembre del 2022 e siamo venuti a vedere se prima delle feste natalizie Madre Natura ci potrebbe ancora regalare qualche bel Boletus Ereus. Speriamo di essere fortunati in questa battuta. Chiaramente mi sono sceso a un'altitudine sui 500 metri sul livello del mare, sono verso la macchia mediterranea, chiaramente perché ci sono temperature più miti e quindi più propense per regalarci qualche frutto. Seguitemi in questa battuta, in questa avventura, sperando che la bendata ci porti come al solito fortuna. A dopo. Allora, cari amici, sono entrato praticamente in una zona abbastanza impervia dove c'è molta vegetazione. Parliamo di Erica scopina, quindi sono ricerche dove vanno fatte praticamente a quattro zampe, perché ora poi vi mostrerò come nascono i funghi in questi luoghi dove comunque, nonostante le temperature che sono abbassate, queste situazioni qua, un po' per l'altitudine, un po' perché la vegetazione è molto fitta, questo darà modo di creare una specie di protezione ai nostri funghi. Ora vi mostro una bellissima boletacea, ve la faccio vedere dove nasce, come nasce. Guardate qua. Allora, come potete vedere, qui c'è tutto lo sporco. E ora, se andiamo a vedere, guardate lì come è conficcato alla base di questo albero. Ragazzi, siamo al 27 di novembre, quindi siamo vicini al Natale praticamente, vicini a dicembre. E cosa troviamo? Un bellissimo Boletus estivalis, ragazzi. Guardate qui che meraviglia. Guardate qui che meraviglia. Oh! Mamma mia, che fungo ancora, ragazzi, che si trovano. Che funghi meravigliosi. Spettacolo. Ragazzi, spettacolo della natura. Continuiamo la battuta sperando di poter condividere con tutti voi altri ritrovamenti. Allora, come potete vedere, mi sto inerpicando su una spalla molto ripida, pieno di, come potete vedere, Erica scopina e il fondo di erba. Chiaramente per questo tipo di ricerca, che viene effettuata nella macchia mediterranea e in alcune zone, non ovunque chiaramente, utilizzo non una cesta ma una rete, come potete vedere, perché sennò ci sarebbe difficoltà nel passare in mezzo ai cunicoli che poi vengono adoperati dai cinghiali per potersi far strada nella macchia. Continuiamo questa ricerca molto selettiva e difficoltosa nella speranza di trovare qualche boletacea, ma ripeto, siamo alle porte di Natale, quindi non è facile. Mi scuso per prima che ho menzionato quelle porcino come Boletus estivalis, c'era ancora poca luce, ero molto entusiasta del ritrovamento, ma in realtà è un Boletus edulis, quindi ve lo anticipo già prima che poi mi cazziate sul video in fondo nei commenti. Ok, continuiamo la battuta. Allora, sto continuando a camminare, come potete vedere, in mezzo a questa brughiera e finalmente all'inizio di questo piccolo aperto dove c'è anche un castagno che si fa breccia tra l'Erica scopina, e ecco qui finalmente il primo Boletus Ereus. Guardate qui, massiccio. Bellissimo, peccato che una lumachina qui se ne è nutrito, però guardate com'è sano, guardate l'immenofero sotto com'è bello bianco, perfetto. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Siamo vicini a Babbo Natale e qui si trovano i funghi. Un abbraccio, a dopo. Allora,
inerpicandomi su per questa spalla, come avete visto, finalmente mi si para davanti, alla base di una piccola quercia, un altro bellissimo fungo. Lo andiamo a cavare insieme, lo vedo di qua, non so se riuscite a vedere in questa macchia molto fitta. Guardate qua alla base cosa c'è qui. Oh, mamma mia che fungo. Oh, mamma mia che fungo. Guardate che meraviglia, un fungone. Vuol dire che stiamo cercando bene. Questo è un po' datatino, ma ci sta. Cosa possiamo pretendere alla fine di novembre? E finalmente qua un ritrovamento spettacolare, ragazzi, spettacolare. Ma guardate qui che meraviglia. Oh, che funghi, mamma mia che funghi. Ah, guardate, erano 3, peccato, quello lì è marcito. Ah. Oh, ma che peccato che è marcito quello lì. Ah. Spettacolo. Mamma mia, ragazzi, 27 novembre 2022, si cava. Allora, sembrerebbe che questa battuta ci stia regalando veramente degli ottimi frutti che riesco a condividere con voi. Non so se l'avete notato, ma oggi rispetto alle altre battute di funghi non ho portato i 2 bastoni come faccio di solito, che mi servono da utilizzare come fossi uno stambecco, quindi affrontare rampe e tutto quanto. Ma quando vado in certi posti, oltre a non avere la cesta e dovermi mettere una rettina praticamente qua appesa al collo per passare in mezzo a questi cunicoli, e utilizzo questo tipo di bastone. Perché questo bastone? Perché questo ma c'è un fungo. Allora, questo bastone mi serve per quando mi arrampico. Come potete vedere, cosa faccio? M'aggancio così e mi tiro su, mi faccio leva per riuscire ad arrampicarmi. Ora che vi ho spiegato cosa mi serve il bastone, facciamo un attimino la raccolta di questo fantastico fungo massiccio. Mamma mia che bomba ragazzi, che bomba, che mega bomba. Guardate qui. E voi pensate che sia finita qui? No! Facciamo la doppietta, guardate, questo lo mettiamo qui e qua cosa c'è? Un bel Boletus pinicola. Un Boletus pinophilus. Coppiola, ragazzi. Che meraviglia, che coppiola. Fantastica. Allora, mamma mia che grande fatica. Oggi veramente si muore. Stamattina c'era la temperatura bassa. Sono partito da Genova che c'erano 6 gradi e praticamente arrivato nello spot di ricerca ho trovato dei punti che c'era fino a 1 grado, quindi la temperatura è completamente crollata. Direi che questi funghi che sto trovando oggi siano quelli del capolinea, come capita in molte regioni d'Italia, che è già capitato. Ora sta arrivando anche qua. Chiaramente noi non ci fermiamo perché daremo spazio, come ho già detto in precedenza, anche ad altre specie, secondo me, come dico sempre, nobili. E ora, dopo aver fatto tutta sta bella parlantina, vi mostro un bellissimo Boletus cereus. Allora, qui c'è una bellissima quercia, come potete vedere. Io, come vedete che c'è le foglie tutte ribaltate, sono venuto di lì sopra, che mi tocca camminare come i cinghiali a 4 zampe. Già io dalla forma ce l'ho, di quella del cinghiale. Come giro la testa, che arrivo in questo pianetto qua, guardo lì e cosa vedo? Guardate un po' che meraviglia. Ma allora non ci sono solo in Sicilia i Boletus,
Ereus sono anche qua da noi. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vediamo. Che bellezza. Lo stacchiamo, fin peccato. Peccato, guardate lì. A fianco c'è un funghetto anche. Lo proviamo a cavare insieme. Che meraviglia. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Che fungo. Questi sono i frutti di una persistenza nella ricerca e con tanta passione, come dico sempre. Guardate qui, mamma mia, che fragranza, che aroma, mamma mia, che profumo, impeccabile, ragazzi, impeccabile, bellissimo. Boletus Ereus. Allora, qui infrecciato come i cinghiali. Mamma mia. C'era un fungo, l'avevo visto e di qua non lo vedo più. Lo vedevo di lì sopra, che stavo passando da quel punto un po' più aperto. Ma pensa Teo, vedete come sono i funghi? Ora devo ritornare di sopra perché di qui non lo vedo più. Eppure vi assicuro che è un bel fungo. C'è. Dove caspita, non ci credo. Ritorniamo da sopra. Dai. Mamma mia, che fatica camminare qui in mezzo. Eccolo lì. Cioè, vedete, ero lì sotto, non riuscivo a vederlo. Lo vedete qua? Guardate qui. Guardate qua. Guardate qui. Che spettacolo. Ora l'ho scoperto, posso anche vederlo di sotto. Ritorniamo giù. Vedete, è un po' difficoltoso passare in mezzo perché sono tanti impedimenti. Guardate qua, non lo riuscivo a vedere, eppure ero nel soffitto. Guardate qui, guardate. Bello, di nascita, ragazzi, di nascita, bello. Andiamo con gli altri. Allora, io non vorrei dire, ma intravedo qualcosa là in mezzo a quell'erica scopina. Andiamo un po' a vedere. Non oso perché se poi ci rimango male, magari è una manita, ma dalla consistenza del cappello non mi sembra. Ma ultimamente ci rimango male spesso perché fanno dei funghi e poi trovo delle brutte sorprese. No, signori, è un signor fungo. Come ci arrivo lì in mezzo? Ok. Mamma mia. Che magnificenza. Mamma mia, ragazzi. Guardate qui. Mamma mia. Questa è la cavata più soddisfacente della stagione, visto il periodo. Lo so, sono ripetitivo, ma mancano direi 3 settimane
3 settimane e mezza a Natale, voglio dire, e qui si cava ancora boletacci. La vegetazione è proprio fitta. Guardate che meraviglia, che bellissima amanite muscaria, guardate che spettacolo, che colore ragazzi, vedete? In questo colore autunnale del bosco, un'amanita rende molto colorato il nostro habitat. Bella. Incanaliamoci in questi pertusi da cinghiali. Allora ragazzi, come vedete sono in ginocchio, sono sotto queste brughe scopine e qua a farci visita un altro bel boletus. Che meraviglia ragazzi, che fortuna, come dicono tanti, fortuna. Ragazzi, non dimenticatevi che qua sul canale trovate tanti altri video dove potrete conoscere anche specie nuove, questo giusto per i neofiti. Visitate il canale, se poi vi piace iscrivetevi, ok? A voi, dedicato. Allora, qui sono finalmente uscito in un aperto dove la vegetazione è meno fitta. Si fatica da matti, rete appesa al collo, inizia ad avere un po' di consistenza, vedete? Ci sono dei bei boletus e come dico, venivo in quel punto lì molto coperto, come arrivo qui sullo scoperto, alla base di questa bella rovere, guardate cosa c'è qua, proprio nel pulito, questo è di nascita, proprio di nascita, allo scoperto, guardate qui, questo sì, che è un bel boletus di nascita, guardate qui, e copriamo il tutto. Copriamo, è importante ragazzi, coprite sempre le buche di dove lo cavate, è fondamentale. Se volete mantenere la fungaia sana, intatta, fate ciò. E mi raccomando, pulite il fungo senza doverlo tagliare alla base, come dicono tanti che i funghi qualcuno li taglia. Ricordatevi che per legge il fungo va conservato nella sua integrità. Perché questo? Perché se per caso uno involontariamente prende un fungo che non è commestibile, le autorità preposte devono poter identificare il fungo in tutte le sue parti. Se voi lo tagliate, eliminate tipo il gambo, una parte del gambo, ecco fatto che ci sono delle caratteristiche che possono essere anche perse. Ok, è fondamentale ragazzi. Ok, ora puliamo il funghettino e lo mettiamo insieme agli altri. Si fatica da matti. Tra l'altro anche questo piumino qui che mi tiene un po' caldo perché stamattina, come vi ho detto, la temperatura era bassa, ora è venuto caldo, si è alzata la temperatura e sto schiattando. Sto camminando a 4 zampe da più di 2 ore, sono abbastanza provato, forse un chiletto l'ho perso, per fortuna non di funghi ma di peso. Allora, mentre camminavo praticamente qua sotto, come potete vedere, vedete che è tutto coperto, mi si presenta un piccolo dono della natura. Taccate, guardate qui che bellezza di nascita, meraviglia, guardate che bellezza, piccolino ma insieme agli altri fa un bel cestino. Cavolo, di lì sono passati 2 mariti e moglie, avevano anche una certa età, mannaggia, volavano come dei treni, correvano, che io dico che funghi non ne trovi neanche a mezzo se corri così in una location come questa. Ora sono arrivato in un punto un po' più aperto e in questo canalotto mi è caduto l'occhio su questa amanite
e poco più a fianco, guardate qui che meraviglia, guardate qui, guardate che spettacolo, bombolotto, ragazzi, 27 novembre 2022, tra un po' arriva il Natale e noi troviamo ancora i porcini. Wow, spettacolo. Ragazzi, stavo per svenire. Mamma mia, cosa mi si è parato davanti di sta stagione, non ci credo. Non ci credo, ve lo voglio mostrare e condividere con voi. Mamma mia, ragazzi, entro in questo buio, più buio, come gira la testa così. Guardatela che meraviglia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, guardate qui che roba, guardate qui che roba, ragazzi. Questo sì che è un regalo natalizio. Wow, ora ci faccio una foto fatta e ora stacchiamo, ma vengono via in blocco. Sì, bellissimi, mamma mia ragazzi, che emozione, ma guardate qui che roba, guardate qui che meraviglia, mamma mia, guardate che bellezza, che soddisfazione. Ragazzi, non potevo condividere con voi un ritrovamento più bello di questa stagione, ripeto, 27 novembre 2022, Odissea nello spazio. Trisperfetto, spettacolare, guardate qui che roba, wow, bellissimi. Allora, stiamo continuando questa meravigliosa battuta di fine stagione, prima di Natale, e per fortuna è una bella giornata che ci sta accompagnando in questa battuta e voglio condividere con voi un fungo veramente da rimanerci a bocca aperta. Sono praticamente in una spalla di querce, ora di qui non si vede ma è molto ripida, no? E mentre io salgo mi succede una cosa, che mi cade l'occhio su un fungo, però non si vedeva tanto da vicino, no? Perché devo dire che è un gran fungo, mamma mia che meraviglia, porca la miseria. Ragazzi, guardate qui che spettacolo, guardate, gambo doppio, un gambo e un cappellone, 2 gambi e un cappellone, proprio vicino a strade, ragazzi. Vedete che c'è gente che va in bicicletta e c'è gente che cava i funghi invece. Spettacolo. Allora ragazzi, salendo, botta di fortuna, e cosa vedo qua? Allora, vediamo, poggiamo il fungone di prima, qui ce n'è uno, questo è un po' vecchiotto, guardate qua, qui ce n'è un altro, bello giovane, 2, qui ce n'è un altro, 3, giovane anche questo, qui ce n'è un altro, 4, qui ce n'è un altro, 5, qui ce n'è un altro, un bel collo lungo,
finito, qui ce n'è un altro, qui ce n'è un altro, qui qualcuno l'ha strappato, peccato, si è battuto, guardate qui che gambo, guardate qui che peccato. Qui ce n'è un altro, e qui ce n'è un altro, devo guardare ancora bene perché non vorrei dimenticarne qualcuno. Qui ce n'è un altro, ma ahimè questo qui è da seccare. Voilà, fungaia da 2, 4, 6, 8, 10 più una 11 che ormai è vecchio, lo lasciamo lì. Qui c'è un altro, è vecchio, lo lasciamo lì. E qui c'è un altro che è vecchio e lo lasciamo lì. Però diciamo che 10 l'abbiamo trovati in botta e siamo alla bellezza del 27 novembre del 2022. Questa giornata sembra volerci regalare veramente tante soddisfazioni. Guardate qui che bellezza, siamo sempre in battuta. Wow wow wow, spettacolo. Ciao amici di Fungomagia, un saluto dal Macina. Siamo giunti alla fine di questa battuta di fine novembre, siamo alle porte di Natale, veramente manca proprio un nulla. Quest'anno, questo 2022, la Liguria è stata baciata veramente dalla fortuna, nonostante ci siano stati 3 mesi di terribile siccità, però devo dire la verità che Madre Natura ci ha messo una pezza, ci ha lasciato divertire fino a questa data, il 27 novembre 2022. Ci tengo a dire la data perché è inusuale trovare dei Boletus Ereus, anche se pochi, più tanti sono tutti Boletus Edulis, ma non posso veramente che ringraziare Madre Natura per questo bel raccolto, e sono riuscito a farvi vedere parecchi ritrovamenti, e questo mi ha dato veramente gioia. Questo è il mio migliore augurio per un ottimo 2023, ma non abbandonatemi perché io continuerò a produrre video. Chiaramente farò video anche di altre specie di funghi, visto che ora siamo nel periodo autunnale pieno, quindi è proprio il momento in cui noi potremo andare a insidiare altre specie che ci faranno sempre comunque divertire. Bando alle ciance, vi faccio vedere tutto il raccolto e devo dire che veramente tantissima roba. Guardate qui che meraviglia, guardate qui, un cesto così veramente sembra un cesto quasi di settembre-ottobre, veramente che meraviglia. Tra l'altro parecchi di nascita, solo che nonostante possa ancora nascere qualche pezzo sicuramente, ma le temperature molto basse della notte, secondo me, se non ci sarà un rialzo, pian piano andranno a sparire, quindi tutta la nascita ancora che c'è andrà lentamente a sparire, quindi non ci saranno poi più modo di trovare Boletus, ok? Bene, io che dire, vi abbraccio tutti quanti. Voglio fare ancora un'ultima battuta un po' più avanti, quando farà la prima neve sulle alture. Voglio andare in abetaia a trovare gli ultimi pezzi del 2022, però devo aspettare la neve. Finché non arriva la neve, anche se ne è venuta una spolverata sulle alture del Genovesato, non basta per le zone che devo fare io. Quindi io vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Un saluto dal Macina e dal mondo di Fungomagia. Mi raccomando, iscrivetevi. Se non vi iscrivete, fate del male al Macina. Scherzo. Un abbraccione a tutti. Ciao.